Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è un mini setup. Oggi affronteremo la terza lezione del corso base per principianti, quindi se avete seguito gli step delle lezioni precedenti dovremmo essere arrivati a più o meno a questo punto, quindi con la semplice applicazione dei colori shade noi dovremmo poter ottenere questo risultato al termine del video. Ora cercheremo di andare a capire come applicarli. Cominceremo quindi con il Darken of Nightshade o Draken of Nightshade, che è uno shade di colore blu perché il nostro Space Marine ha l'armatura per la maggior parte blu, quindi cerchiamo di andare subito a ricoprire la maggior parte dell'area interessata. Allora, adesso ci sono diverse scuole di pensiero. La più, diciamo, difficile, forse noiosa per quanto mi riguarda, è quella di, come vedete, passare con lo shade su tutti i recessi punto per punto con estrema tranquillità, un pennello dalla punta molto sottile e proprio andare a depositare il colore all'interno dei recessi in modo tale da riuscire a dare contrasto e far risaltare quelle che sono le zone in ombra. Questa è un po' la tecnica che viene utilizzata forse dai più bravi o comunque ritenuti tali ehm, pittori di miniature. Quindi il metodo heavy metal prevederebbe il passaggio dello shade all'interno dei recessi senza andare ad intaccare altre parti della miniatura. Ora andremo a completare una gamba per farvi vedere come dovrebbe essere il risultato, lasciando stare la mia scarsa capacità di farlo. Il metodo che invece io preferisco per utilizzare i colori shade è questo, ovvero prendere un pennello dalla punta un po' più grossa e andare proprio completamente a passare sopra a tutta la figura che noi vogliamo portare a diventare più scura. Il colore è, tra virgolette, magico, nel senso che i colori shade, come i colori contrast, sanno dove andare, ovvero cercheranno di raggiungere i recessi e tutte le aree che tendenzialmente dovrebbero essere o diventare più scure. Adesso per comodità e uniformità vado a ripassare anche la gamba che abbiamo fatto precedentemente. Come potete vedere è molto più rapida come operazione rispetto a quella di prima, anche perché non c'è bisogno di una grande precisione, noi semplicemente andremo a buttare tonnellate di colore sopra ai pezzi interessati. Dopodiché il colore andrà a depositarsi all'interno dei recessi e porterà tutto questo a un inscurimento delle zone più in ombra e ovviamente anche di tutto il resto della miniatura, però ci penseremo in un secondo passaggio a riportare in luce, diciamo, tutti i punti più luminosi. Quindi vedete, il bello anche delle miniature della Games Workshop è che sembrano fatte apposta perché sono ricche di dettagli e di piccole insenature o piuttosto che maglie, cose di questo tipo, dove i colori shade riescono a penetrare e a far veramente uscire la volumetria della nostra miniatura. Bisogna solo stare, ecco, un attimo attenti. Se sbagliamo non c'è nessun problema, basta prendere un pennello asciutto e rimuoviamo la parte di colore che abbiamo intaccato.
Una volta terminato con il blu, cercate bene di vedere di non esservi dimenticati in nessuna parte e possiamo magari correggere qualche piccolo dettaglio se ci è scappato un po' di inchiostro blu sopra l'oro, ad esempio. Cerchiamo di rimuoverlo con un pennello asciutto. Quindi possiamo passare a Null Oil per andare a diciamo brunire forse e scurificare tutte quelle che sono, si può dire scurificare, non lo so, tutte quelle parti che sono di color metallico, quindi il backpack ha diversi dettagli. Partiamo dall'arma, quindi non abbiate paura di esagerare, si può sempre poi rimuovere tranquillamente se vedete che ne avete messo troppo, sempre con un pennello asciutto, tutte le parti metalliche in questo modo. E come potete vedere, vi dicevo, il colore sa perfettamente dove andare a depositarsi, perché la consistenza con la quale è stato progettato proprio per rendervi facile questa operazione, allo stesso modo dei colori contrast. Quindi andiamo magari a rimuovere un po' dove abbiamo avuto un eccesso di foga. Cerchiamo di completare tutte le parti metalliche senza dimenticarcele. Allora, lo zaino ha diversi punti di color metallico che precedentemente abbiamo dipinto di LED Belcher. Questa operazione ci consentirà quasi di far uscire anche i primi highlights. Ovviamente è il processo inverso, quindi noi andremo a poi in una quarta lezione ad aumentare quella che è la luminosità delle parti che rimangono tra virgolette in superficie, come gli spigoli di tutte le nostre superfici metalliche, ad esempio. Cerchiamo di non dimenticarci nessun dettaglio. Qui portate pazienza, la telecamera ha deciso di farsi un giro, quindi anche la pistola. Allora, arrivati a questo punto dovremmo essere più o meno a questa situazione, quindi con il colore Shade Agrax Earth Shade, che è uno shade di colore marrone, andremo ad applicarlo su tutte le parti che abbiamo dipinto precedentemente con il nostro oro. Quindi l'aquila sul pettorale e gli spallacci. Per quanto riguarda gli spallacci, vedete, io vi consiglio di provare a creare quella sorta di deposito lungo la linea che divide il blu dall'oro, perché quando il colore si seccherà darà più profondità e distacco tra i due materiali. Poi ovviamente è una questione estetica, può piacere o non piacere, fate voi, sperimentate il più possibile. Con i colori shade si può giocare in 1 milione di modi diversi. Anche qui grazie alla telecamera per la messa a fuoco. Sempre con il colore Agrax Earth Shade poi andremo a colpire le nostre fondine, sacchettini, contenitori che abbiamo fatto con il color marrone prima, quindi questo ci riuscirà a far ottenere un colore di pelle usurata.
Probabilmente questo passaggio può essere fatto una sola volta se il risultato vi piace, altrimenti una volta asciugato il primo passaggio si può fare un secondo passaggio per andare a intensificare quella che è l'usura della nostra pelle. Vedete, se ne avete messo un po' troppo, magari cercate di andare ad assorbirlo oppure ripartirlo in zone dove non è sufficientemente abbastanza, secondo un vostro giudizio. Poi sempre con Agrax Earthshade andiamo a dipingere le parti che abbiamo fatto precedentemente con il rosso, quindi il nostro elmetto del sergente. Purtroppo è un'operazione estremamente delicata, quindi sono dovuto uscire dalla telecamera, ma ecco il risultato. Dovremmo essere più o meno a questo punto. Ricordiamoci anche i sigilli di purezza interamente dal rosso al Rackard Flash, tutto quanto sempre con Agrax Earthshade, in modo tale da dargli anche un po' di usura. Bene, abbiamo finito, il risultato finale è questo, come vedete è completamente diverso dalla miniatura che avevamo in mano a inizio video. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, fate tutto il necessario per rimanere aggiornati e spero di rivedervi alla prossima lezione dove andremo a intensificare la luminosità delle parti più esposte. Un saluto da Andrea di Minisettack.